Immagina una serie TV con fratelli in guerra tra loro, rapimenti di massa, re inceneriti dai fulmini, complotti politici e figlie che passano letteralmente sopra il proprio padre con un carro trainato da cavalli. Altro che Game of Thrones o Peaky Blinders. Questa non è fantasia, è la vera storia di come è nata Roma. 7 re, 244 anni di follia, sangue, ingegneria e misticismo. Oggi ci beviamo tutta la storia della monarchia romana in 7 minuti netti. Mettiti comodo e allaccia le cinture, perché il nostro primo protagonista ha inaugurato la città, non stappando lo champagne, ma stappando con la testa del gemello. Re numero 1, Romolo, il fondatore sanguinario. Partiamo col botto. Anno 753 a.C. Romolo traccia un solco per terra, per delimitare i confini della sua città. Suo fratello Remo, un po' per sfidarlo, un po' per fare lo sbruffone, lo salta. Romolo non ci pensa 2 volte, lo fa fuori. Ecco, Roma nasce letteralmente da un fratricidio. Romolo fonda la città, ma ha un problema pratico. C'è un sacco di gente, per lo più fuorilegge e pastori, ma 0 donne. Nessuno vuole sposarsi con questi poco di buono. Soluzione di Romolo: organizza una grande festa, invita i vicini Sabini e rapisce tutte le loro donne, il famoso ratto delle Sabine. Dopo quasi 40 anni di regno passato a fare a pugni con chiunque, Romolo sparisce misteriosamente durante una tempesta. I senatori dicono che è sceso al cielo ed è diventato un dio. Certo. La verità? Probabilmente lo hanno fatto a fette perché aveva troppo potere. Ma aspetta, perché se pensi che il secondo re sia stato un altro pazzo guerrafondaio, ti sbagli di grosso. Roma stava per cambiare completamente faccia. Re numero 2, Numa Pompilio, il santone pacifista. Dopo Romolo, i romani scelgono un Sabino, Numa Pompilio. Lui è l'esatto opposto, un filosofo, un religioso, un pacifista totale. Immagina un fricchettone nell'antichità che dice: ragazzi, posiamo le spade e preghiamo. Durante il suo regno, Roma non fa neanche mezza guerra. 0. Numa inventa il calendario di 12 mesi, inserendo gennaio e febbraio. Organizza i sacerdoti, crea le famose vergini vestali e diceva di prendere le sue decisioni politiche ascoltando i consigli di una ninfa, Egeria, che incontrava di notte nel bosco. Un genio assoluto che ha dato ai romani una struttura civile e religiosa. Numa Pompilio, amato da tutti, continua a regnare anche in vecchiaia. Re numero 3, Tullo Ostilio, il guerrafondaio fulminato. Ma ai romani la pace annoia in fretta. E nomen omen era un tipo ostile sul serio. Questo non pregava mai, voleva solo menar le mani. È lui che dichiara guerra ad Alba Longa, la città madre di Roma. È qui che avviene il famoso scontro 3 contro 3 tra gli Orazi e i Curiazi, roba da UFC dell'antichità. Tullo vince, rade al suolo Alba Longa e deporta tutti a Roma. Ma c'è un problema. A furia di fare guerre, si dimentica completamente di fare i sacrifici agli dei. La leggenda dice che Giove, abbastanza scocciato, gli lancia un fulmine dritto in testa e gli brucia la casa con lui dentro. Boom! Karma istantaneo. Ora tenetevi forte, perché da qui in poi il villaggio di pastori sparisce. Arrivano i grandi costruttori e il potere finisce nelle mani di stranieri. Re numero 4, Anco Marzio, il Bob aggiustatutto, nipote di Numa Pompilio. Lui è una via di mezzo perfetta. Se lo provochi ti mena, ma preferisce di gran lunga costruire. È l'ingegnere civile della situazione. Capisce che Roma, per diventare grande, ha bisogno di infrastrutture. Costruisce il primo ponte di legno sul Tevere, la prima prigione e, cosa fondamentale, fonda Ostia. Perché? Perché serviva il sale? Il sale all'epoca era prezioso quanto il petrolio oggi, serviva a conservare la carne, e Anco Marzio mette le mani sul business. Re numero 5, Tarquinio Prisco, lo straniero col portafoglio gonfio. E qui la storia fa una virata. Il quinto re non è romano, è etrusco. Si chiama Tarquinio Prisco ed è un immigrato ricchissimo che arriva a Roma, fa un sacco di beneficenza, entra nelle grazie di Anco Marzio e quando questo passa a miglior vita, con una campagna elettorale da maestro si fa eleggere re. Tarquinio porta lo stile, il lusso. Fa costruire il Circo Massimo per le corse dei carri, praticamente la Formula 1 dell'epoca, e inizia la Cloaca Massima, la prima rete fognaria che bonifica la palude, dove poi nascerà il Foro Romano. Finisce male però, i figli di Anco Marzio, rosiconi per non essere diventati re, gli mandano 2 sicari che gli aprono la testa in 2 come un melone. Fermi tutti, perché la storia del sesto re è roba da sceneggiatura di Quentin Tarantino. Sentite bene da dove arriva e soprattutto la fine atroce che fa.
Re numero 6, Servio Tullio, il self-made man e la figlia traditrice, Servio Tullio, è un mito. Non aveva sangue blu, anzi, sua madre era una schiava. La leggenda dice che a bambino gli presero letteralmente fuoco i capelli senza fargli male e la moglie di Tarquinio capì che era un predestinato. Diventa re ed è un grandissimo, fa il primo censimento, divide i cittadini in base alla ricchezza e costruisce le famose mura serviane. Ma la fine di Servio Tullio è la roba più dark della storia romana. Sua figlia, Tullia, complotta con il proprio marito, nonché nipote del re, per rubargli il trono. Ingaggiano dei sicari e a lavoro fatto, Tullia, per festeggiare, prende il suo carro trainato da cavalli e passa letteralmente sopra il corpo del re. Che bella famiglia! Re numero 7, Tarquinio il Superbo, il boss finale. Siamo alla fine. Il marito della dolce Tullia diventa il settimo e ultimo re, Tarquinio il Superbo, e il nome dice tutto. Un tiranno assoluto, governa con il terrore. Si sbarazza in modo atroce dei senatori che gli stanno antipatici. Si comporta da boss mafioso. La goccia che fa traboccare il vaso. Suo figlio, Sesto Tarquinio, violenta una nobildonna romana di nome Lucrezia, che per il disonore si suicida. I romani impazziscono di rabbia e, guidati da Lucio Giunio Bruto, prendono le armi e cacciano a calci Tarquinio e tutta la sua famiglia da Roma per sempre. È il 509 a.C., la monarchia è finita, nasce la Repubblica Romana. E questa, amici miei, è stata la pazza corsa dei 7 re di Roma, da pastori a padroni del mondo. Ma la storia non finisce certo qui, e ora tocca a voi decidere il prossimo video. Cosa volete vedere nel prossimo episodio? Il dietro le quinte dei 7 re di Roma, oppure la vita brutale e i segreti dei gladiatori, oppure tutti i gradi di un legionario romano in ordine di importanza. Oppure la verità clamorosa sull'incendio di Roma ad opera dell'imperatore Nerone. Scrivetelo adesso qui sotto nei commenti, li leggo tutti. Iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo tuffo nella storia.